Stamattina si parte dalla Valle del Cismon. Siamo nel Trentino orientale e questo vivace e pulitissimo torrente, che nasce al Passo Rolle, rappresenta il maggiore affluente del fiume Brenta. Dopo i pittoreschi borghi di Imer e Mezzano, una bella ciclabile segue in salita il fiume e di lì a poco ci appaiono per la prima volta alcune delle famose cime delle Pale. Sono il Cimerlo, il Sas Maor e la Cima della Madonna, che dominano la sottostante conca prativa del Primiero, formando una delle cartoline più famose delle Dolomiti. I paesi di questa valle, che sono Fiera, Transacqua, Tonadico e Siror, seppur molto frequentati, hanno conservato ancora qualche angolo d'altri tempi, ed attraversarli in bicicletta è molto piacevole. Dopo Siror, la direzione è sempre quella del Cismon e percorso una pista a ciclo pedonale asfaltata, ma in alcuni tratti piuttosto ardita, si giunge a San Martino di Castrozza, che è la principale località turistica della zona e dalla quale prende il nome il gruppo. Le Pale di San Martino rappresentano il massiccio più esteso delle Dolomiti. Al loro interno, oltre i 2500 metri di quota, si trova un vasto altopiano dall'aspetto quasi lunare, mentre le cime maggiori del gruppo superano abbondantemente i 3000 metri di altezza. Dal 2009 sono state inoltre riconosciute dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Da San Martino proseguiamo lungo la statale del Rolle. A questo punto il Cismon è poco più di un ruscello, ma sopra di noi ormai incombe la cima più iconica delle Pale, che le nuvole sembrano volerci svelare poco per volta. Il Cimon della Pala, con i suoi 3184 metri, è la seconda cima più alta del gruppo, ma sicuramente è la più spettacolare. Infatti, fin dall'Ottocento è stata soprannominata il Cervino delle Dolomiti. Ai quasi 2000 metri del Passo Rolle si respira davvero un'atmosfera agreste. L'aria frizzantina, l'assenza di grosse strutture, le straordinarie vette che lo circondano e la presenza di numerose malghe in piena attività con l'incessante scampanio delle mucche al pascolo, per qualche minuto ci fanno dimenticare i pensieri e ci invitano a godere di un ambiente unico. Salire da Passo Rolle fino ai quasi 2200 metri di Baita Segantini è ritenuto uno tra i percorsi più grandiosi delle Dolomiti. Noi non possiamo che essere pienamente d'accordo. Le poderose cime del versante occidentale delle Pale si ergono vertiginose dai pascoli sottostanti, dominando il panorama in maniera spettacolare. Le pareti del Cimon della Pala, della cima Vezzana, la più alta, e della cima di Bureloni, e più avanti la Val Grande, la Focobon e il Mulaz, precipitano verticalmente dagli oltre 3000 metri fino a quasi alla strada che percorre la valle. Una visione che lascia senza fiato. In discesa la strada della Val Veneggia è altrettanto appagante e questo fa passare in secondo piano il disagio di un fondo non certamente tra i migliori. Ci troviamo all'interno del Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino. Quest'area protetta, oltre alle cime soprastanti,
comprende anche la parte orientale del gruppo dei Lagurai e la foresta di Paneveggio, altrimenti conosciuta come foresta dei violini. Usciti dalla Val Venegia riprendiamo a salire e lambendo i versanti meridionali di Cima Boche e di Cima Iuribrutto si giunge al passo di Valles, dove si entra in Veneto. La ripida discesa porta velocemente nella valle del Biois, dove è situata Falcade, altro importante centro turistico della zona. A Canale d'Agordo è d'obbligo una deviazione per visitare la Val di Garès, che si inoltra per circa 8 km verso l'altopiano delle Pale. La piacevole digressione termina dove la valle si chiude a ferro di cavallo, chiaro segno della sua origine glaciale. L'ambiente è superbo e la doppia cascata delle Comelle, che scende dalla valle omonima, impreziosisce la vista. Tornati nella valle del Biois, seguiamo il percorso ciclopedonale che uscendo dalla valle porterebbe a Cenceniga. Purtroppo le abbondanti piogge delle scorse settimane hanno precluso questa opzione, per cui ci tocca percorrere la lunga galleria stradale delle Anime. Usciti dalla galleria entriamo a Cenceniga Gordino, dove il Biois che abbiamo seguito negli ultimi chilometri si getta nel Cordevole. Questo torrente nasce a Passo Pordoi e con i suoi quasi 80 km è l'affluente maggiore del Piave. Seguendolo, in pochi minuti arriviamo ad Agordo. Il nostro viaggio intorno alle Pale di San Martino prosegue verso il Passo Cereda, ma prima di lasciare l'Agordino andiamo a scoprire una delle valli più selvagge delle Dolomiti, che si addentra profondamente nel territorio di questo gruppo montuoso, la Valle di San Lucano. Le immense pareti delle Pale di San Lucano a nord e del sottogruppo dell'Agnier a sud le fanno meritare l'appellativo di Yosemiti delle Dolomiti. L'imponente parete nord dell'Agnier è considerata il salto roccioso verticale più alto d'Europa. Il suo vertiginoso spigolo nord, invece, è il più lungo delle Dolomiti, nonché un'arditissima via di arrampicata. Oggi le nuvole celano queste straordinarie montagne, ma danno se non altro un ulteriore tocco di mistero e di solitudine alla valle. Lasciato definitivamente il fondovalle a Gordino, transitiamo per Voltago, uno dei borghi più antichi del Bellunese, ed infine per Frassenè. Nel secondo dopoguerra questo paese conobbe un periodo di grande sviluppo turistico, tanto da meritarsi l'appellativo di Piccola Cortina. Le conseguenze dell'alluvione del 1966 bloccarono ogni ulteriore sviluppo ed anzi segnarono l'inizio di un periodo di decadenza non ancora concluso. Superato il colle di Forcella Aurine, si scende leggermente nella valle del Mis fino a Gosaldo, da dove comincia la salita finale verso il Passo Cereda. Di fronte a noi, tra le nuvole, appaiono i contrafforti delle vette feltrine. Ormai stiamo per chiudere il cerchio, ma prima di scendere a Fiare di Primiero non possiamo esimerci da percorrere un tratto della splendida Val Canali.
Anche questa valle penetra profondamente tra le grandiose vette delle Pale di San Martino, regalando degli scorci assolutamente imperdibili. L'ultimo passaggio tocca il vasto pianoro dei Pierini, situato al di sopra di Donadico. Un luogo assolutamente ameno, da dove dire arrivederci a queste bellissime montagne.